Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel 25esimo episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso esclusivamente da pacchetti dell'Ultimate Team. Nell'ultimo episodio si è aperto ufficialmente il mercato estivo e tra i vari colpi siamo riusciti a portare a casa anche Moise Kean. Non solo, abbiamo dato il via al campionato nel migliore dei modi, battendo il Sassuolo per 2-0 e travolgendo il Monza con un netto 6-0. Ci eravamo lasciati proprio con una sfida importante all'orizzonte. L'inizio di questo episodio coincide infatti con la trasferta contro l'Inter, quindi direi di non perdere altro tempo. Siamo a San Siro, ospiti dell'Inter. Nella formazione dei nerazzurri saltano subito all'occhio alcune novità interessanti. Sulla destra ora c'è Pedro Porro, mentre sulla corsia opposta troviamo Carboni. In attacco Lautaro ha ceduto il posto a Satriano. L'Inter, come è noto, è una squadra che spesso ci ha messo in difficoltà, ma tra le big è sicuramente quella con cui ce la siamo giocata meglio. Oggi, in fase di possesso, si affidano al tiki-taka, mentre in fase difensiva puntano tutto su un pressing alto e aggressivo. Se però non riescono a recuperare subito il pallone, si affidano al duo Bastoni-Pedro Porro come ultima diga. Due elementi che rappresentano anche il punto di forza del reparto arretrato. In una partita così importante non ho intenzione di fare alcun cambio, ci schieriamo con la nostra miglior formazione, così da dare anche a chi è nuovo della serie la possibilità di conoscere volti nuovi. È tutto pronto, proviamo ad espugnare San Siro. Parterre di stelle in campo oggi per questa sfida, pronti a regalarci 90 minuti di grandi emozioni, come da tradizione. L'Inter dà il calcio d'inizio, ma nei primi minuti sembra quasi assente. Il pallone è sempre tra i nostri piedi. Tenere il possesso però non basta. Ad ogni azione tentata il problema è il passaggio decisivo, che continuiamo a sbagliare. Guardate anche questa azione. Tanta costruzione e poca concretezza. Alla fine, dopo 36 minuti di sterile possesso e un po' di frustrazione crescente, decidiamo di provarci da lontano con Golovin. Il suo tiro però è debole e centrale, facile preda di Courtois. Si chiude così uno dei primi tempi più deludenti che io ricordi. Torniamo negli spogliatoi sullo 0-0, con l'urgenza di cambiare marcia nella ripresa. E infatti la seconda frazione parte con un'energia completamente diversa. Golovin pesca un lob perfetto. Kean controlla e prova il tiro al volo, ma Courtois gli chiude lo specchio e la difesa riesce ad allontanare. Passano appena 5 minuti e arriva un'altra occasione, ancora più ghiotta. Kean salta Bastoni con un gran controllo, si trova a tu per tu con il portiere, resta freddo ed insacca. L'Inter colpita si risveglia. Taliovic ha subito una buona occasione, ma il suo tiro prende un giro sbagliato e termina fuori. Al 67esimo Soriano serve un assist perfetto per Machino, che davanti a Courtois prova un tiro a giro. Sembrava fatta, ma il palo ci nega il raddoppio. A quel punto i nerazzurri si riversano in avanti. Taliovic si gira in aria e colpisce in pieno alla fonte. Poi la palla finisce a Vitor Roque, che, da posizione impossibile, ci prova comunque, trovando ancora il nostro portiere. Poco dopo, altra occasione clamorosa per l'Inter. Bruno Fernandes si ritrova la palla buona sui piedi, ma spreca tutto calciando fuori. E quando sembrava che il pareggio fosse ancora possibile, ribaltiamo l'azione. Soriano serve un compagno che, senza angolo utile, decide di appoggiare al centro per Machino. Tutto solo non può sbagliare. La chiude lui, con una rete tanto semplice quanto pesante. Nei minuti di recupero c'è spazio per un'altra conclusione da lontano, stavolta di Stein. Potente, sì, ma parabile per Courtois. Sul corner successivo arriva un colpo di testa innocuo. E la fine. Battiamo l'Inter. Prova del 9 superata. Da oggi il club dei grandi ci include di diritto. E ora non si può tornare indietro. L'obiettivo è lottare per le prime 4 posizioni. Per loro, momento di forma strepitoso, 3 partite, 9 punti, la marcia finora non conosce ostacoli, se non si montano la testa te lo dico e possono costruire qualcosa di davvero importante. Dopo i sorteggi di Europa League è il momento di scoprire cosa ci riserva ancora questo episodio. La partita con lo Spezia la vedremo in forma riassuntiva, ma poi entreremo nel dettaglio di tutti e 4 gli altri match che ci aspettano. Nell'ordine: Lazio, Salisburgo, Roma e infine il LASK. Ma, come detto, iniziamo proprio dalla sfida con lo Spezia, in cui abbiamo optato per un turnover piuttosto marcato. A metà del primo tempo troviamo il vantaggio con Soriano, che finalizza alla perfezione un assist di Kean, vedendo la palla sotto la traversa con un gran tiro. Lo Spezia però reagisce nel finale della prima frazione con un colpo di testa insidioso. La Fonte è reattivo e riesce a metterci la mano. Nella ripresa ripartiamo in contropiede con Kean, che si invola in area e non sbaglia. Battuto il portiere, raddoppio servito e 3 punti portati a casa, proprio prima della sosta per le nazionali. Da sottolineare la buona prestazione di Moise Kean, che mi è piaciuto molto. Con gran mestiere ci ha messo del suo e ha aiutato la squadra a conquistare la vittoria. Sosta che fortunatamente non porta in dote infortuni di alcun tipo. Così, dopo 2 settimane, ci trasferiamo a Roma per affrontare la Lazio. Una squadra ostica, soprattutto ultimamente, che ha fatto della tre quarti tecnica e velocissima il suo punto di forza, grazie anche alla copertura di giocatori come Guendouzi e il nuovo acquisto Lavia. In questa partita sembra che, proprio come l'Inter, si affideranno al tiki-taka in fase di possesso, ma a differenza dei nerazzurri non ci verranno a pressare alti, arretreranno maggiormente cercando di coprire con attenzione la propria area. Per questo match apportiamo solo 2 modifiche alla formazione. Giordano prende il posto di Tsimikas sulla sinistra, mentre Soriano partirà titolare sulla tre quarti, con Golovin pronto a subentrare se necessario. È il primo dei 2 big match contro le romane. Vediamo se riusciamo a batterne almeno una, cominciando proprio dalla Lazio.
può essere una delle chiavi del match. 4 gol nelle ultime 3 gare per lui, è in forma strepitosa. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Siamo noi a dare il calcio d'inizio con Ken che tocca all'indietro. Dopo una fase iniziale di studio è ancora la nostra squadra ad avere la prima vera occasione. Soriano serve Ken che tira, ma trova il portiere in uscita pronto a respingere. L'azione non si spegne, continua per qualche secondo fino a quando la palla arriva a Dewsbury Hall. Il centrocampista ci prova col mancino, ma ancora una volta Mandas è reattivo e para. Passano circa 15 minuti e tocca all'altra mezzala tentare la conclusione, seppur da posizione complicata. Anche stavolta il portiere para senza problemi. Nonostante queste buone occasioni, andiamo all'intervallo sullo 0-0. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo assolutamente essere più cinici sotto porta. Il secondo tempo si apre con un sussulto dei padroni di casa. Guindo sì, con un guizzo, resiste in qualche modo a un contrasto e si infila in aria. Tenta il tiro da posizione defilata, ma la fonte è attento e devia in angolo. Sull'azione seguente recuperiamo palla rapidamente e Lopez ha la visione giusta. Vede Ken partire, libero di attaccare alla profondità. L'attaccante sfrutta al meglio la prateria che ha davanti, entra in area e inseguito dai difensori tira con decisione. E gol, vantaggio nostro al 63esimo minuto. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Ma la gioia è parziale perché proprio in quel frangente Dewsbury Hall esce malconcio da un contrasto ed è costretto ad abbandonare il campo. La Lazio reagisce subito, Agliari ci prova di prima intenzione, la Font para ancora e, nella confusione che segue, la palla inizia a rotolare lentamente verso la porta. Per fortuna Ngoi, appena entrato, riesce a salvare quasi sulla linea, diventando subito decisivo. E questa è l'ultima azione davvero pericolosa della partita. Dopo un solo minuto di recupero arriva il triplice fischio, secondo big match vinto e altri 3 punti portati a casa. Esultano per questi 3 punti arrivati al termine di una vera e propria battaglia. Vincere questa partita aumenta l'autostima del gruppo e in altre situazioni arrivo a dirti che probabilmente non l'avrebbero portata a casa. Per fortuna le notizie su Dewsbury Hall sono rassicuranti, l'infortunio sembra lieve e dovrebbe tenerlo fuori solo per 5 giorni. Una notizia fondamentale anche perché fra pochissimo ci attende la sfida contro il Salisburgo, una squadra che conosciamo bene, piena di giovani talenti, spesso davvero interessanti. Come molte realtà filo-tedesche adottano il gegenpressing come tattica principale, cercando di mantenere ritmi elevati per colpire in contropiede subito dopo il recupero palla. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma credo che la nostra squadra sia ormai matura al punto giusto da poter affrontare formazioni di questo livello facendo anche qualche cambio. Oltre alla sostituzione obbligata a centrocampo con Santoro che parte titolare, ci sono anche Ngoi e Marusic come novità nell'11 iniziale. Ma niente scuse, questa partita va vinta. Sono alla loro prima gara stagionale in UEFA Europa League, l'attesa sta per terminare. È arrivato finalmente il momento di lasciar parlare il campo. Sta per cominciare il match con il Red Bull Salisburgo che affronta la Samp. Ken fa partire il gioco e ci riversiamo immediatamente in attacco. Dopo appena 3 minuti siamo già pericolosi con Stein, che prova la conclusione col piatto interno. Purtroppo il tiro non prende il giro desiderato e finisce dritto tra le braccia del portiere. A quel punto si svegliano anche i padroni di casa che hanno un'occasione clamorosa con Quinones. Per nostra fortuna anche lui c'entra in pieno l'estremo difensore. Passano pochi istanti e un compagno di Quinones prova a sorprendere la Font con un strano tiro dalla distanza, ma il nostro portiere è attento e devia senza problemi. Al 25esimo torniamo a spingere. Ken riesce a liberare Stein davanti al portiere, ma anche questa volta l'estremo difensore si fa trovare pronto e chiude bene lo specchio. L'azione prosegue e stavolta Ken decide di mettersi in proprio, si crea lo spazio necessario e scocca un tiro potente. 10 minuti più tardi il Salisburgo ci sorprende in contropiede. Fernando si presenta davanti alla Font, ma per nostra fortuna non riesce ad angolare il tiro. Il nostro portiere interviene e salva tutto. Recuperiamo il pallone, ci sistemiamo grazie ad una fase di possesso ordinata e ripartiamo all'attacco. Ancora una volta Ken riesce a liberare Stein, che questa volta ha tutto il tempo e lo spazio per colpire. L'olandese mira all'angolino e trova il gol del vantaggio, prima di esultare colpendo la bandierina con i pugni. Il primo tempo si conclude poi con un colpo di testa piuttosto innocuo. È una partita apertissima, ma al momento siamo noi ad essere avanti, anche se una sola rete, per come si sta mettendo, potrebbe non bastare. Infatti, a inizio ripresa succede l'incredibile. L'attaccante austriaco sbaglia il colpo di testa, ma Sutalo interviene in modo scomposto e rischia l'autogol. Nella confusione la palla resta in gioco e torna tra i piedi dei giocatori del Salisburgo. Cross in mezzo, tiro respinto, ma il pallone rimane lì e per Fernando un gioco da ragazzi segnare il gol del pareggio. Si arriva alle battute finali e i padroni di casa provano nuovamente a colpirci in contropiede. La Fonte si supera e in scivolata riesce a deviare il pallone quel tanto che basta per mandarlo fuori. La partita si chiude così in parità. È stata una bella sfida e il risultato alla fine è tutto sommato giusto. Ma mentre cercavo di salvare i replay per l'editing del video, ecco che FC25 decide di crashare, facendomi perdere il risultato e soprattutto tanto tempo. Per cercare almeno di recuperare qualche minuto ho deciso di simulare la partita. Mi dispiace perché non è corretto, ma abbiamo vinto.
So che non è il massimo, ma rigiocare tutto sarebbe stato davvero frustrante per me. Pochi giorni dopo arriva il momento della partita contro la Roma, che si presenta al Ferraris con l'intenzione di metterci in difficoltà. E a dire il vero si sono mossi bene sul mercato. In difesa al trio già esistente si è aggiunto Stones, che ora affianca Calafiori. In attacco invece Dobbik è partito lasciando spazio a Balogun. Questa volta al solito tiki-taka si affianca una fase difensiva più standard. Cercano di non scoprirsi troppo, ma nemmeno di chiudersi completamente, per non lasciare agli avversari troppo tempo per pensare. Per questo match rientra Dewsbury Hall, recuperato dopo il problema avuto contro la Lazio, e apportiamo qualche piccolo cambiamento. Giordano è di nuovo titolare sulla sinistra, mentre Ken, dopo tante partite al primo minuto, si prende una pausa. Al suo posto gioca Machino. Non sarà facile, anche perché, secondo me, la Roma è diventata ancora più ostica dopo questo mercato estivo. C'è grande attesa per la sua prova e non potrebbe essere altrimenti, se ne è parlato molto alla vigilia. Prima era titolare per lui al rientro dall'infortunio. Machino fa rotolare il pallone per primo e dopo appena 10 minuti ha una grossa occasione. Riesce a liberarsi il difensore, ma davanti al portiere spreca tutto calciando con il piede debole. La Roma risponde subito con Soulé, tutto solo dentro l'area, ma la Fonte riesce a deviare in angolo in qualche modo. 10 minuti più tardi, Dewsbury Hall lotta sul lancio lungo, ha la meglio sul difensore e resiste anche in velocità. Tuttavia, arrivato davanti al portiere, spreca l'occasione con un tiro a giro troppo centrale e debole. A non sprecare invece Dybala, approfittando di un posizionamento non perfetto di La Fonte, lo trafigge con un tiro a giro dal limite. Dybala non sbaglia! E questa è l'ultima vera azione del primo tempo, che si chiude con la Roma in vantaggio di una rete. In apertura di secondo tempo abbiamo subito l'occasione per il pareggio, con Stein che in qualche modo riesce a penetrare in area, ma deve affrettare il tiro per evitare la chiusura del difensore, e così non riesce a imprimere potenza. Poco dopo, la Roma guadagna una punizione da posizione veramente interessante. Dybala disegna una traiettoria perfetta, facendo passare il pallone accanto all'ultimo uomo della barriera, e porta i suoi sullo 0-2. Dopo qualche minuto di assestamento, torniamo ad attaccare per cercare di rientrare in partita. Kien, appena entrato, serve di prima intenzione Stein a 2 passi dalla porta. Il trequartista questa volta non sbaglia e accorcia le distanze segnando l'1-2, ma la partita resta aperta solo per pochi minuti, perché alla prima occasione utile la Roma ristabilisce subito le distanze. E Balogun a colpire, ben servito dentro l'area. Controllo, tiro e palla in rete. Perdiamo la prima partita della stagione. Dopo quello che è successo in Europa League, forse è giusto così. Lo possiamo definire karma. Sconfitta di fronte al proprio pubblico. Una sconfitta di misura che potrebbe lasciare il segno soprattutto a livello psicologico. Questo lo vedremo meglio nella prossima, che è una partita delicata. Per l'ultima partita di questo episodio restiamo al Ferraris perché ad attenderci c'è il LASK Linz, è una delle squadre che in Austria prova a contendere il dominio al Salisburgo, ma la qualità dei suoi interpreti è decisamente inferiore. Anche lo stile di gioco è diverso, niente che game pressing, bensì un tiki-taka, che sebbene totalmente differente si accompagna comunque a un pressing molto aggressivo in fase difensiva. Per questa partita decidiamo di fare diversi cambi nella formazione titolare. In difesa, l'unico a mantenere il posto è Sciutalo. A centrocampo riposa Lopez, lasciando spazio a Yepes che parte dal primo minuto, così come Soriano. Ci sono partite e partite, questa è una di quelle che non si possono perdere. Qualunque cosa stiate facendo, ecco, mollate tutto e state con noi. Stavolta sono gli ospiti a far partire il gioco e sono sempre loro a tentare la prima conclusione del match. Per fortuna il tiro non è ben indirizzato e la Fonte deve solo accompagnarlo con lo sguardo mentre finisce sul fondo. Allora ripartiamo subito e ci portiamo velocemente nella loro area. Soriano serve Dewsbury Hall che segna senza problemi, ma la sua esultanza si spegne sul nascere perché il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco millimetrico. Al 31esimo è ancora Ljubicic a provarci dal limite dell'area, ma anche stavolta non riesce a centrare la porta. Poco dopo è Kien ad avere una buona occasione. Svetta sul calcio d'angolo, ma il colpo di testa è impreciso e non impensierisce il portiere. La prima frazione si chiude poi con un altro tiro dagli ospiti, centrale e debole. Non voglio dire di essere preoccupato, ma segnare presto mi farebbe tirare un bel sospiro di sollievo. E infatti, proprio all'inizio del secondo tempo ci sblocchiamo. Kien serve di prima Stein e si ritrova nuovamente davanti al portiere. Il trequartista resta lucido, prende la mira e scarica un tiro potente e preciso che ci porta in vantaggio. Passano circa 15 minuti e i ruoli si invertono. Questa volta è Stein a indossare i panni dell'assistant, alzando il pallone, ma questa volta verso Soriano. Il controllo è buono e per lui un gioco da ragazzi batte il portiere, firmando il raddoppio dalla Sampdoria. Nel finale un colpo di testa agli austriaci dal limite dell'area sorprende un po' la Fonte, che però riesce a deviare alla sua sinistra e mettere in sicurezza il risultato. Dopo quasi 2 minuti e mezzo di recupero, l'arbitro fischia la fine. Abbiamo faticato più del previsto, ma iniziare il girone con 2 vittorie è senza dubbio un segnale positivo. La squadra è scesa in campo oggi, una squadra decisa a conquistare i 3 punti. Se mantengono questo spirito vinceranno tante altre partite. Per la prima volta in questa stagione diamo un'occhiata alla classifica della Serie A, che ci vede in seconda posizione con 15 punti, appena uno in meno del Milan capolista. È vero, siamo solo alla 6ª giornata, ma il cammino fin qui è più che promettente. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se volete sostenere la serie allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.